Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sulle librerie di documenti in SharePoint in cui andremo a vedere come aggiungere i metadati ai documenti. Abbiamo già accennato al concetto di metadato, nel senso che si tratta di un qualcosa che va al di là, che va oltre il dato ovviamente è il nostro file nella riga dell'elenco, e il metadato o i metadati, perché se ne potranno aggiungere più di uno, sono degli ulteriori attributi che vanno a categorizzarlo, a connotarlo in maniera più dettagliata perché poi possa essere utilizzato meglio nel lavoro. E i metadati non si attribuiscono soltanto in SharePoint, nel senso che già in Windows con Microsoft si possono aggiungere dei metadati ai nostri file. Qui io mi trovo in una cartella che è quella sincronizzata con il sito SharePoint, perché vedi ci sono gli stessi file, ma potrei trovarmi anche su una cartella del mio computer senza che sia sincronizzata con OneDrive e con SharePoint, e cliccando qui sui puntini e poi su opzioni e poi ancora su visualizzazione potrei andare a scegliere di farmi vedere qui accanto alle righe dei file degli ulteriori dati, cioè dei metadati che vanno ulteriormente a connotare questo file, per esempio la fattura di Chiara Gialli. Però, come hai potuto vedere in questa schermata, qui i metadati sono un set di informazioni predefinite, nel senso che io posso andare a mettere la spunta su qualcuna di queste e quindi non posso personalizzare i metadati. Quindi sì, qui questi sono sicuramente degli strumenti importanti da poter utilizzare se io non ho SharePoint o se non gestisco i file con SharePoint, però qui la visione è ristretta, nel senso che io potrò scegliere tra questo set di metadati e non di altri, quindi non potrò assolutamente personalizzare i metadati. Mentre in SharePoint l'aspetto predominante dell'attribuzione dei metadati ad un dato è appunto quello della personalizzazione. Io posso aggiungere tutti i metadati che voglio in relazione a quello che mi serve per il lavoro e li costruirò proprio in base a quello che mi serve, perché c'è una versatilità enorme in SharePoint che non c'è nell'altro ambiente di Windows, dove anche lì posso attribuire dei metadati a un file. E SharePoint ci mette di default dei metadati, come vedi c'è data e ora della modifica e modificato da. Questo non l'ho inserito io, l'ho inserito automaticamente SharePoint nel momento in cui ho creato la libreria e sono andato a inserire questi file delle fatture dei docenti. Però noi cliccando su questa voce aggiungi colonna possiamo inserire tutti i metadati che vogliamo in maniera molto versatile, come dicevo prima, in base a quello che ci fa comodo. Per esempio, io ho creato questo elenco, questo non è una libreria di documenti, è un elenco dove ci sono i dati anagrafici dei docenti, quindi c'è anche il codice fiscale e le coordinate bancarie, che sono dati che mi servono sicuramente per le fatture, quindi per fare i pagamenti. Quindi se io rientro qui nella libreria documenti, fatture, docenti, posso andare ad aggiungere una colonna dove vado a reperire i dati di quell'elenco. Ovviamente potrei reperire, come ora vedremo per l'elenco, nello stesso modo i dati da un'altra libreria. Quindi qui vado a cliccare su ricerca, clicco su avanti, scrivo dati fiscali e bancari. Qui va bene il tipo ricerca, li vado a cercare nei docenti, quindi nell'elenco docenti. Cosa vado a cercare? Il nome e cognome, perché poi ci potrò cliccare e vedere tutti questi dati, cioè potrò entrare direttamente nella scheda di quel docente per vedere i dati. Quindi qui vado a cliccare su salva, mi si aggiunge una colonna nella libreria dati fiscali e bancari. Adesso vado in modifica griglia e quindi qui posso andare a pescare quei dati. Quindi per esempio Chiara Gialli, e metto Chiara Gialli.
Cristina Bianchi, Mario Rossi e Roberto Verdi. Quindi torno nella visualizzazione normale e adesso se voglio vedere i dati di Cristina Bianchi clicco qui e mi si aprirà la scheda dell'elenco non la libreria documenti ma dell'elenco dei docenti relativo a Cristina Bianchi dove io potrò vedere tutti i dati fiscali e bancari e anche altri dati anagrafici che io ho inserito in quell'elenco. Quindi possiamo fare poi non soltanto questo, ma per esempio potremmo andare a dire se questo file deve essere stampabile o no. Quindi qui ci possiamo scrivere da stampare, che per esempio alcune fatture devono essere stampate e altre magari no. Tipo di dati sì no, valore predefinito no, perché noi poi andremo a scrivere, a mettere la spunta su quando la fattura deve essere stampata, salva e anche qui sempre da modifica nella visualizzazione griglia possiamo andare a dire che questa di Cristina Gialli e questa di Mario Rossi sono due fatture da stampare. Se torniamo di qua vediamo che qui nella visualizzazione normale queste due fatture adesso ce le fa vedere come da stampare. Vediamo anche altri tipi di metadati che possono essere aggiunti. Per esempio si può inserire la data e l'ora, chiaramente la fattura avrà una data di scadenza, una scadenza di pagamento, quindi data e ora, includi l'ora, mettiamo no, lasciamo no, quindi formato va bene questo, andiamo a cliccare su salva e una volta cliccato su salva torniamo sempre nella modificazione a griglia e andiamo qui a dire che questa fattura avrà questa data di scadenza, il 30 novembre. Quest'altra fattura avrà questa data di scadenza, l'11 novembre. Torniamo di qua e ovviamente possiamo vedere le date di scadenza delle fatture. Vediamo altri tipi di metadati. Quindi più righe di testo, chiaramente questo è un campo note dove possiamo andare ad aggiungere tutto quello che vogliamo. Qui clicchiamo su salva e ovviamente qui possiamo aggiungere più righe di testo e dove possiamo andare a prendere delle note in relazione a questa fattura. Quindi note relative a questa fattura. Torniamo di qua, andiamo a vedere un altro tipo di metadati e possiamo aggiungere per esempio una persona. Ora sicuramente non è che c'è una persona che si dedica a una fattura, ma se fossimo in una libreria documenti di un progetto aziendale sicuramente ci potrebbero essere delle persone che si devono dedicare alla redazione di particolari documenti. Qui ci potremmo scrivere responsabile di questo documento, se fosse un documento dello stato di avanzamento di un progetto, responsabile, persona o gruppo e andiamo a cliccare su avanti. Andiamo a vedere cosa succede nella visualizzazione a griglia. Possiamo andare ad attribuire questa attività ad una persona che fa parte del nostro account Office 365, quindi clicchiamo qui e andiamo a scrivere per esempio il nome dell'avvocato Cristina Bianchi, nel senso che questo documento all'interno dello studio legale magari sarà seguito dall'avvocato Cristina Bianchi. Ovviamente l'avvocato Cristina Bianchi, per il fatto di essere stata menzionata dentro questa cella, riceverà immediatamente una notifica alla sua mail di Outlook. E possiamo inserire anche un campo valuta. Per esempio, qui ci metteremo l'importo della fattura, importo fattura, valuta, cifre decimali, magari possiamo mettere 2, nessun valore predefinito, salva, anche qui siamo nella visualizzazione a griglia e possiamo andare a dire che l'importo di questa fattura è di
100 euro. Ecco, abbiamo visto come con i metadati si può andare a personalizzare il dato nel modo in cui ci fa più comodo, anche richiamando le informazioni che ci sono in altre librerie e in altri elenchi SharePoint all'interno del nostro sito. E quindi è uno strumento essenzialmente per gestire i documenti talmente versatile che su Windows, come abbiamo visto all'inizio, non potremo mai avere. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!